Mille monoporzione, al gusto tiramisù. Facili, veloci, con pasta sfoglia e crema al mascarpone e caffè. Facilissime e veloci da fare. Iniziamo. Basta avere un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, un coppapasta da 8 cm e coppiamo tanti dischetti quanti ne possiamo ottenere da un rotolo di pasta sfoglia. Questa, come mi dite sempre, è leggermente più lunga del normale, ma proprio leggermente. Però se non trovi una pasta sfoglia così lunga, basta usarne due più piccole magari. E il gioco è fatto, nel senso, regolati sulla quantità che vuoi farne. Io ne otterrò 7 di millefoglie. Intanto accendo il forno, così lo troveremo a temperatura. Li posiziono delicatamente su una teglia del forno. Mi raccomando, lavorate sempre con la pasta sfoglia fredda da frigorifero, specialmente in estate che fa caldo. Gli scarti non li buttate, anzi li inforneremo dopo. Bucherello bene con una forchetta o con l'apposito attrezzo che faccio prima, magari buca sfoglia. Magari se l'avessi fatto prima, quando la sfoglia era intera, sarebbe stato più facile, però mi sono dimenticata. Acqua. La spennello sui dischetti. Proprio un passaggio veloce, leggero. E lo zucchero semolato, che creerà quella patina croccante superiore della sfoglia, quindi diventerà impermeabile e non diventerà morbida poi dopo farcita. E poi ricordiamoci che la pasta sfoglia è neutra, non è né dolce né salata. Quindi inforniamo a 195 gradi statico, 190 gradi ventilato per 20 minuti circa. Devono diventare belle dorate. E intanto preparo anche con un po' di zucchero gli scarti, tra virgolette, e li metto in forno. A dopo. Intanto ho preparato il caffè, ne servirà circa mezza tazzina. Questo è già zuccherato, freddo. Mascarpone, 400 g di mascarpone. Aggiungo 4 cucchiai di zucchero abbondanti, il caffè, una parte, non tutto, perché lo aggiungiamo magari se serve anche dopo, però mezza tazzina di solito ci vuole. (200 ml di panna da montare, dolce questa è). E monto col frullino in modo che diventi bella montata e leggera. Ed è pronta. Mettiamo da parte. Intanto sforniamo i dischetti e anche i ritagli. Vedi come sono croccanti e non si sbriciolano facilmente, quindi li accoppiamo a 2. La parte trattata va sempre all'interno, i ritagli invece li frantumiamo. Quindi la crema andrà alla parte superiore, quella trattata. Naturalmente i dischetti devono essere freddi quando fate questa operazione. Una bella cucchiaiata abbondante di ripieno e metto il coperchio sempre dalla parte trattata sulla crema, in modo che isoli e rimanga croccante tutta la sfoglia. Premo leggermente in modo da compattare tutto e tolgo l'eccesso, lisciando il bordo.
e facciamo così tutti. E li rotoliamo dalla parte della crema sulle le briciole di sfoglia. Zucchero a velo generoso, immancabile. E con polvere di caffè richiamiamo l'interno facendo una striscia così semplicemente a mano, ma questo è facoltativo, è giusto per una decorazione, e richiama il contenuto del ripieno. Un piccolo riposo in frigo per almeno una mezz'oretta e sono pronte da servire. Ve lo consiglio anche per il taglio in modo che la crema diventi più compatta. Ed eccole belle pronte, pratiche perché ognuno prende il suo e quindi non c'è bisogno di fare tagli e cose varie, anche se ti faccio vedere come risulta al taglio, bellissimo. Ascolta. Croccante e vedi che si taglia perfettamente, dentro ben sfogliata. Il gusto, che te lo dico a fare, è buonissimo perché il gusto tiramisù al caffè insieme alla sfoglia friabile e croccante è buonissimo. Questa è un'idea, puoi mettere anche altri tipi di creme, crema di pasticcera, crema al limone, eccetera eccetera. Puoi prepararle anche il giorno prima, sono buonissime anche dopo un giorno. Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Grazie per essere arrivati fino alla fine, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!